Adesso facciamo come quelli bravi che dicono fate l'iscrizione al canale, seguiteci e mettete un link. un pollice su. Ah, che ne so, un link non si dice. Ciao a tutti, a chi ci guarda, siamo sempre Maurizio e Armando, si è appena pettinato, quindi è bellino. E vogliamo introdurre un argomento che secondo noi potrebbe interessare chi compra il nostro tipo di moto, cioè la sella. Perché chi compra questa moto naturalmente lo fa per fare dei viaggi un po' lunghi, normalmente non ha più un'età, diciamo, non è più un ragazzino. Sono io sempre quello che ci deve prendere sotto. E quindi magari c'è qualche problemino anche lì in fondo e potrebbe avere voglia di cambiare la sella. Noi quello che vogliamo condividere è la nostra esperienza sulla personalizzazione delle nostre selle. Bene, vorremmo fare un piccolo appunto. Non abbiamo nessuno che ci sta sponsorizzando, né quelli delle selle né quelli delle valigie e tantomeno neanche la Garmin quando abbiamo fatto la comparativa dei navigatori. Io della sella ho speso 240 euro a fare completamente davanti e il rivestimento della sella passeggero. Te Mauri, della tua? 130 euro. Perciò abbiamo pagato da listino come qualsiasi altra persona che può fare gli acquisti o le modifiche da loro. Era solo un piccolo appunto perché non vorremmo che ci sia qualcuno che pensa spingiamo qualcuno o l'altro. Siamo solo qua a cercare di passare qualche segnale, anche se qualcuno si sta addormentando, da motociclista a motociclista alle nostre piccole esperienze. Tutto qua. E alla fine, se ci riuscite, se vi siamo piaciuti, dov'è che non lo vedo, è qua, mettete un più. Bene, perché ho voluto modificare la sella sul GS? L'ho voluto modificare perché dopo alcuni anni che si viaggia, e si viaggia anche con la signora al seguito, gli spazi logicamente si riducono e i movimenti da poter fare mentre viaggi sono sempre meno e riscontravo, causa anche forse l'età, che cominciavo ad avere sempre un certo indolenzimento alle ossa schiatiche. Nell'occasione ho fatto modificare anche la sella del passeggero accentuando maggiormente l'antiscivolo, non so esattamente com'è il termine di questo, abbiamo accentuato questa protuberanza della sella perché facendo le strade di montagna mi accorgevo che tornanti, le belle discese tendeva logicamente un pochettino a scendere. Passiamo invece al motivo per cui ho voluto cambiare la sella all'Africa Twin. Io ho amato fin da subito questa moto, ma secondo me la sella è veramente troppo rigida. Ognuno ha il suo punto di vista. A me, a differenza di Armando, che gli faceva male una cosa strana, faceva male le chiappe. Tantissimo. Già dopo un'ora e mezzo la cosa diventava fastidiosa e dopo un paio d'ore veramente diventava per me insopportabile. E quindi cosa ho fatto? Mi sono rivolto a un artigiano locale che mi ha messo del memory sulla sella. Questo cosa ha fatto? Oltre che a non risolvere il problema, mi ha fatto venire il male alla schiena. La schiena mi faceva un male che stava diventando insopportabile andare in moto. Quindi, per risolvere i nostri problemi, ascoltando quelli che erano i consigli di altri motociclisti che erano rimasti soddisfatti, ci siamo rivolti a questa selleria. La selleria si chiama Officina delle Toppe, nel Mantovano. Noi, siccome vogliamo anche vedere, siamo andati a trovarli e ci siamo fatti spiegare dal responsabile quali erano le possibili soluzioni per i nostri problemi. Adesso lui le spiegherà a tutti quanti. Noi abbiamo sostanzialmente 7 tipi di soluzioni comfort per ogni tipo di problema che si può presentare durante il viaggio, sia per il conducente chiaramente che per il passeggero. Abbiamo studiato un pacchetto comfort che si chiama Iliax e serve per chi ha dolori sulle ossa schiattiche, le ossa del sedere per intenderci. Un altro che si chiama Coccix se mentre vai in moto accusi un dolore all'osso sacro o ai dolori derivanti all'ernia discale. Un terzo pacchetto che si chiama Prostatic, e il nome lo dice già, quindi per chi ha dolori alla prostata o nell'area perineale in generale. Il Myodis invece serve ed è quello più comune per chi ha dolori di indolenzimento muscolare ai glutei, quel classico fastidio che dopo un po' che viaggi in sella ti sposti a destra e a sinistra, ti alzi un attimino, ecco, quella è la classica parestesia muscolare dei glutei. Poi abbiamo il Lumbal che serve per chi ha dolori
sulla fascia lombare, quindi parte bassa della schiena, l'ischia per la sciatalgia e invece il piles per le emorroidi. Queste sono le nostre 7 soluzioni che si possono anche combinare insieme se uno accusa più di un dolore. Come abbiamo detto, siamo andati a trovarli per vedere come facevano le selle e a me ha colpito particolarmente che loro non sono l'artigiano che fa la sella dall'inizio alla fine, ma c'è un piccolo processo produttivo e quindi ci sono persone specializzate sulle proprie competenze. Mansioni. Adesso comunque se avete 2 minuti vi facciamo vedere il loro processo produttivo, così vedete la modifica della sella dall'inizio alla fine. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. La termonasturatura è un passaggio importante perché serve appunto a sigillare le cuciture e rendere totalmente idrorepellenti le fodere. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and where I'll go in life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Risultato: ho già fatto diverse uscite con la signora al seguito e ho riscontrato che, diciamo subito, soddisfazione a risolvere il mio problema, ha risolto, posso dirlo, sicuramente all'80% abbondantemente. Perché mi sono accorto che anche dopo 100-150 km che ci sono in moto non sento nessun indolenzimento, sia che sia in autostrada che sia per strade tortuose di montagna. Ho riscontrato che la signora mi scivola molto meno, perciò me la sento proprio cadere meno addosso quando sono per la montagna. Finiture, giusto. Dunque, quando siamo andati là mi hanno detto che per risolvere le mie esigenze c'era bisogno di una certa gomma, spugna, che non era possibile mantenere il rivestimento originale. Mi hanno proposto diverse tipologie di rivestimento, tutte impermeabili, con le cuciture termosaldate all'interno. Le ho trovate gradevoli, ho fatto fare il ricamo GS come c'era in quello originale, non ho fatto niente di tanto estremo, ma uno le può personalizzare. La cosa che interessava a me appunto era mantenere la sua linea. Direi che per quel che riguarda il risultato c'è un piccolo rigonfiamento qua perché hanno dovuto aumentare un po' il volume della spugna, ma del resto la moto, diciamo, è rimasta con la sua linea originale. Ho fatto circa 3.000 km da quando ho installato la sella, da quando ho fatto la modifica, diciamo, della sella, e l'indolenzimento dopo un'ora e mezza si è spostato adesso alle 3 ore e mezza di moto continua, quindi direi che il risultato per me è notevole. E per quel che riguarda invece il mal di schiena è sparito immediatamente. Abbiamo in previsione di fare 2 viaggi abbastanza importanti. Al Marocco arriveremo fino al Sahara e su a Capo Nord subito dopo, quindi sarà circa 20.000 km di strade da percorrere con tutti i fondi, diciamo, stradali possibili, e quindi sarà un test abbastanza importante.
Se avete voglia di seguire questi 2 viaggi li pubblicheremo e quindi avrete anche magari informazioni sulle cose che sono necessarie da fare durante questi viaggi. Adesso bisogna che facciamo come quelli bravi e vi invitiamo a fare l'iscrizione al canale e anche a mettere il pollice su o giù, fate voi.